Ciao, sono Luca Spinelli, consulente finanziario indipendente. Oggi andiamo a fare l'analisi di portafoglio di Mario Rossi. Mario Rossi che vediamo di capire come sta investendo i suoi 120.000 euro. Vediamo quali spunti utili anche per te che stai guardando questo video sorgono da questa analisi. Magari proprio perché anche tu hai esattamente 120.000 euro o comunque una cifra simile da investire o perché magari utilizzi i suoi stessi strumenti o comunque strumenti simili. Piccolo disclaimer prima di cominciare: Mario Rossi è ovviamente un nome di fantasia e tutto quello che leggeremo qui è un esercizio teorico fatto sulla base di dati completamente inventati. Io non dico per privacy, anche e soprattutto per privacy, ma comunque per non cadere in consulenza personalizzata, anche se non si potrebbe comunque cadere perché mancano tutte le informazioni che servirebbero, non analizzerò mai dei casi reali. Quindi se tu vorresti diventare mio cliente, non facciamo l'analisi di portafoglio online, la facciamo solamente di persona, cosa che solitamente è inclusa nel servizio di gestione, quindi prima di entrare. Quindi ti rimando al sito se questo è il tuo caso. Se invece il tuo caso è puramente didattico, noi cominciamo subito, non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere Mario Rossi, 32 anni. Prima cosa da dire, noi qua troveremo delle informazioni incomplete o magari ridondanti, proprio perché, pur essendo un caso teorico, è esattamente il caso che nella realtà mi viene più spesso, diciamo, somministrato, proposto. Cioè un caso dove o ci sono troppe informazioni completamente inutili, o dove proprio mancano delle informazioni minime di base. Quindi adesso lo scopriamo. Cosa ha dimenticato di dire Mario Rossi, che ci rende impossibile fare un'analisi seria, no? La consulenza personalizzata, perché l'analisi mi cade molto velocemente in una consulenza personalizzata, ecco. Cosa che comunque non potremmo fare in questa casistica, perché, ripeto, poi Mario Rossi comunque non esiste. La sua professione è lo sviluppatore di software, vive in affitto a Milano. Qui la prima cosa che mi manca è la tipologia di contratto di questo Mario Rossi, mentre già sopra nell'anagrafica io non so Mario Rossi se è sposato, ha figli, che progetti in questo senso ha. Quindi noi tentiamo comunque di fare un'analisi sulla base delle informazioni che abbiamo. Capitale iniziale 50.000 euro, credo sia un errore perché qua ne vengono riportati 120.000, quindi sbaglia l'intelligenza artificiale a produrre questi casi studio, ma tu non hai idea di quante volte io abbia a che fare con persone che mi portano dei dati completamente contrastanti, addirittura persone che mi portano una specifica di strumento, cioè strumento per strumento, che poi ha un totale che non va d'accordo con la somma dei pesi singoli. Quindi qua sarà stato un errore. Il capitale iniziale è di 120.000 euro, non di 50. Perché? Perché poi lo vediamo qua anche in questo dettaglio del patrimonio. Quindi io posso presumere che siano più 120.000 che non 50.000. Quindi sono tutti frutto di risparmi e di un piccolo TFR liquidato dal precedente lavoro. Quindi no eredità, no cose strane, lotterie, eccetera. Capacità di risparmio di Mario Rossi sono 500 euro al mese. Ok, questo ti dico una capacità di risparmio abbastanza in linea con molti casi di profili di 32 anni. Poi vediamo però la RAL e quant'altro, no? Che andranno ad alimentare il portafoglio tramite un PAC. Quindi Mario Rossi risparmia 500 euro e, informazione utilissima, lui sta già facendo il PAC. Se non sai cos'è il PAC è il piano di accumulo capitale, che si distingue dal PIC, il piano di investimento capitale, perché il PAC lo fai mese, per esempio, o comunque pezzo per pezzo. Il PIC invece è un piano di investimento capitale che fai subito. Quindi se Mario Rossi avesse avuto 120.000 euro liquidi, beh, lui veniva da me. Se tu, Mario Rossi, vieni da me con 120.000 euro liquidi, quindi non in strumenti, beh, fai il PIC. Okay? Non ci mettiamo a investire i tuoi 120.000 euro a scaglioni, non so, un 10% al mese. Perché? Ecco, questo io approfitto per approfondire un attimo questo discorso che è saltato fuori da questa breve analisi. Perché? Perché il PIC batte statisticamente il PAC a livello di rendimento. Ovviamente il PIC ti espone a una volatilità maggiore, cioè io entro con 120.000 euro, benissimo, domani la Russia
invade l'Ucraina, l'ha già invasa, invade qualcos'altro, invade la Romania, il tuo PIC ne risente parecchio, magari mi fa meno 10, meno 20%, è un esempio. Diverso discorso il PAC. Il PAC può andare a mediare il prezzo medio di carico di tutti gli strumenti, se insisti ad acquistare gli stessi, perché il PAC l'hai strutturato così, mese per mese, quindi tu ne risenti un attimino di meno di questa caduta di valore. Perché? Perché tanto il mese dopo acquisti un altro pezzo, ma lo acquisti, fra virgolette, in sconto, e così via. Quindi comunque fai una media come ingresso, ecco. Però non ha senso perché statisticamente le serie storiche mi dicono che ovviamente se io mi espongo a questo rischio di volatilità, poi però vengo anche remunerato nel lungo periodo. Però ecco, io nel lungo periodo ci devo arrivare e quindi adesso vediamo l'obiettivo di Mario Rossi. Lo suo obiettivo è la crescita del capitale a lungo termine. Lungo termine non vuol dire nulla, vediamo se poi ci ha specificato qualcos'altro. Marco, doveva essere Mario, ma insomma Mario vorrebbe raggiungere l'indipendenza finanziaria fra 20-25 anni. Quindi diciamo intorno ai 42-47. Insomma, ne balla un po'. Diciamo i 45, dai. Scusami, i 52-57. Diciamo i 55, insomma. Oppure avere un grosso capitale per un'eventuale attività in proprio. Cioè lui vuole valutare di ritirarsi dal lavoro dipendente, quindi io qua capisco, diciamo, la prima informazione che mi mancava. Lui è uno sviluppatore software dipendente, quindi, poi non so ancora che tipo di contratto, per eventualmente aprire, diciamo, lui un'azienda. Ok, orizzonte temporale lungo, 15-20 più anni. Allora, questo potrebbe essere un altro errore dell'IA che ha sbagliato Marco con Mario e 120.000 con 50.000, ma io ti posso assicurare che questa è esattamente la casistica che mi capita di vedere tante volte, cioè un obiettivo a X anni, però Mario si espone solamente per 15-20 più, cioè vedi, qua si capisce la confusione nella testa di Mario Rossi, che è una confusione che hanno tantissime persone, che giustamente vanno da un consulente finanziario indipendente per cercare di fare un attimo o un minimo di brainstorming, oppure comunque di capire con lui specificatamente che cosa fare. Quindi va benissimo, non ha le idee molto chiare, questo è un dato utile, non è un errore, ripeto, quindi se anche tu non hai le idee molto chiare, ma non ti devi fare assolutamente nessun problema, i consulenti indipendenti come me sono qui esattamente per aiutarti. Poi nessuno ha le idee chiare, altrimenti avrebbe investito autonomamente. Propensione al rischio medio-alta, Marco è giovane, ha un reddito stabile, può sopportare la volatilità dei mercati nel breve-medio periodo. Questo di nuovo non è un errore, è un'informazione che però va un attimo in contrasto con quelle che abbiamo visto prima, perché che è giovane siamo d'accordo, 32 anni sei giovane. Propensione al rischio medio-alta va bene, poi io ti posso dire se l'orizzonte temporale, perché l'obiettivo è a 20-25 anni, fosse davvero questo, potresti anche tentare con una propensione alta, cioè qua è il caso emblematico di non ho le idee molto chiare, infatti comincio a scrivere 10-20, mentre qua metto 20-25. E propensione a rischio, infatti, Mario Rossi non ti dice media o alta, ti dice medio-alta. Io ti posso assicurare che ci passa un oceano qua in mezzo, quindi questo è uno degli elementi più importanti in assoluto da approfondire con Mario in fase di consulenza personalizzata. Però noi rimaniamo sull'analisi generica. Quindi reddito stabile, di nuovo io quindi ipotizzo che lui sia un dipendente, un contratto a tempo indeterminato, perché se no il reddito non l'avrei definito stabile, poi però di nuovo, ripeto, bisogna approfondire che cosa uno intende con stabile, perché uno potrebbe avere anche un contratto di un anno e ritenere il reddito stabile. Non lo è, poi magari lo è perché può tranquillamente saltare da un datore di lavoro all'altro. Però, insomma, siamo enormemente nel campo dell'incertezza, quindi vedi, non si può fare un'analisi personalizzata neanche se uno volesse veramente farla su casi reali. Perché? Perché tanto mancano sempre le informazioni minime necessarie per potersi esprimere. Quindi è anche un bene, perché, ripeto, almeno non cadiamo in consulenza personalizzata senza volerlo. Può sopportare la volatilità dei mercati nel breve e medio periodo.
che è spaventosamente confusionaria come cosa, perché qua adesso stiamo parlando di uno che ha una propensione medio-alta, però la volatilità me la supporta solamente per poco o medio tempo. Quindi che cosa vuol dire? Qui si apre tutto un altro discorso di capire che cosa si intende con medio-alta come volatilità, come rischio, scusami, e breve-medio periodo, perché io solitamente potrei dire che il breve periodo si riferisce a 0-12 mesi, quindi fino a un anno. Il lungo sicuramente dai 20 in su, però poi c'è un oceano in mezzo, cioè il medio che cosa vuol dire? Fino a 7-8 anni e poi diventa lungo? Quindi Mario Rossi non mi ha dato per nulla le informazioni minime, ma neanche lontanamente, che mi servirebbero per esprimermi. Quindi su Mario Rossi non ci si può esprimere in altro modo se non tramite un'analisi di portafoglio dei costi, che è quello che facciamo adesso. Vediamo come Mario Rossi ha allocato questi 120.000 euro. Poi speriamo che il totale faccia 120.000 euro, perché sennò insomma mi arrabbio. Allora, Eurizon, strategia flessibile. Allora, andiamo a vedere, già intanto io quando leggo Eurizon mi sento male, ma diciamo è semplicemente una cosa che mi capita perché nel mio caso, io parlo per me, ogni volta che ho trovato un fondo Eurizon nei portafogli dei miei clienti, poi è saltato fuori che non era il fondo migliore da inserire. Poi non è detto che sia sempre il male. Allora, andiamo a vedere a questo ISIN che cosa viene fuori, sarebbe questo. Ok, accettiamo i cookie. Grado di rischio 4, quindi praticamente un azionariato globale, per darti un attimo un riferimento. I costi sono quello su cui noi ci vogliamo esprimere. Allora, non ci sono costi d'ingresso. Bene, io dico nel 2026 è folle che ci siano. Gestione 1.7 è parecchio costoso. Qui cosa posso dirti? È parecchio costoso sia se tu paragoni il costo di questo strumento con il costo della consulenza finanziaria indipendente, perché tu con un consulente indipendente al peggio spendi l'1%. Qui siamo già all'1,7 e siamo con 1,7 di costo con uno strumento che nel portafoglio di Mario Rossi magari è stato inserito a caso, perché io leggendo quello che sto leggendo mi sto sentendo male. Quindi molto costoso come strumento, e poi mi rimane il dubbio che questo strumento non sia stato buttato dentro perché veramente era lo strumento migliore, ma semplicemente perché magari qualcuno doveva raggiungere, diciamo, la quota di vendita di questo fondo X per quel mese. Poi, diciamo, a colpire definitivamente sui costi c'è questo costo del 2% per il rimborso, quindi Mario Rossi vuole andarsene, vuole liquidare, vuole chiudere questo fondo, e però deve lasciare per strada il 2%. Quindi non mi esprimo nel merito perché è impossibile, poi ESG adesso lo vediamo, pur io avendo comunque un'opinione estremamente negativa per quello che ho visto, per quello che mi posso permettere di dire, ma a livello di costi proprio non ci siamo. Io ripeto, nel 2026 il fatto di dover pagare per poter liquidare un investimento lo ritengo folle, tanto quanto il dover pagare per avere la grande opportunità di effettuarlo questo investimento. C'è già il costo di gestione, trattienimelo, va bene, ma non chiedermi altro. Quindi non ci siamo, probabilmente perché non è lo strumento giusto per lui, però probabilmente non lo sappiamo, però non ci siamo sicuramente a livello di costo. Mario Rossi, volendo fare la stessa cosa che tenta di replicare, strategia azionaria, d'altronde rischio 4, come dicevo, lo potrebbe fare in un altro modo, lo potrebbe fare in un altro modo con degli strumenti estremamente meno costosi. Io ricordo l'azionariato globale acquistato come strumento passivo tramite ETF, costa circa lo 0,20, qua siamo a 1,7, una follia, quasi 10 volte di più. Quindi assolutamente bocciato questo strumento a livello di costi. Arca bond paesi emergenti. Allora, fossero stati bond globali, potevo anche ritenermi soddisfatto, però sono solo paesi emergenti e io qua non sto vedendo i bond dei paesi sviluppati. Quindi perché Mario ha inserito esattamente solo i paesi emergenti? Questa è una scelta che non ha alcun senso in un portafoglio di questo tipo con le informazioni che abbiamo.
Andiamo a vedere cosa c'è sotto, il codice ISIN è questo, Arca Bond, paesi emergenti, P. Grado di rischio 3, insomma, comincia a diventare un po' pesante per un obbligazionario, però è rilevante, insomma, grado di rischio, dobbiamo vedere cosa c'è sotto, quindi non spaventiamoci con questi numeretti, che lasciano abbastanza il tempo che trovano. Però, insomma, 3 è un rischio abbastanza alto per un fondo obbligazionario. Cosa replica? Allora, potremmo guardare nel dettaglio, ma ti dico che se il 95% è questo, a 1-5 anni BBB e pure più basso, è Giati, mamma mia, mamma mia. Adesso io ci proverò a entrare nel merito, prima però guardiamo i costi di gestione, ecco, sto per svenire. Sto per svenire, questa cosa è completamente nuova anche per me, non mi sono preparato prima, questa è un'analisi molto da bar, ma esattamente come la farei, ecco, in un bar, con tutta l'onestà del mondo. Quindi questo è un obbligazionario dei paesi emergenti e mi costa, grazie a Dio non c'è un costo di rimborso, non c'è un costo di ingresso, e mi costa il 2,68, quando l'equivalente a replica passiva, che performa uguale se non meglio, mi costa forse lo 0,10. Quindi un'altra cosa che non ha assolutamente senso. Senza entrare nel merito, senza entrare nel merito, questo tipo di fondo non ha senso d'esistere. C'è un equivalente o migliore che mi costa 10, 20, 30 volte meno. Poi per carità, consulenza finanziaria indipendente si paga comunque intorno all'1%, quindi comunque alla fine il risparmio è di 2-3 volte, però stiamo comunque parlando di un risparmio di 2-3 volte, per un prodotto che sapresti essere veramente il migliore per te, perché non c'è un potenziale conflitto di interesse nel suggerirti proprio il prodotto bancario. Quindi a livello di costi cassato spaventosamente, però vediamo di approfondire, perché questo fondo ci dà degli spunti di riflessione importanti. Intanto 1-5 anni, io ti posso dire, va bene, insomma, un costo così per un'obbligazione così breve, perché siamo comunque nel range delle obbligazioni a breve medio scadenza, 1-5 anni, come dicevamo all'inizio, fino a un anno siamo su strumenti di breve. Poi qua vediamo un BBB, che sarebbe il rating, per darti un'idea, gli Stati Uniti sono una doppia AAA, a seconda di quale agenzia di rating utilizzi, quindi di quale rating specifico vai a fare la comparazione. BBB sarebbe l'Italia, ecco. Sfortunatamente poi però ci sono dei paesi un po' più, diciamo, malvisti rispetto all'Italia che hanno dei rating migliori in assoluto. Quindi io ti dico questa cosa per dirti di non soffermarti troppo sul rating degli strumenti, cioè un'analisi che puoi fare, sì, assolutamente, ma a livello abbastanza spannometrico, cioè evitiamo di andare sotto il BBB. Perché? Perché poi arriviamo in strumenti che sono o a un passo dall'essere declassificati e diventare junk, spazzatura, no? Quindi strumenti che determinati fondi legalmente per legge non potrebbero detenere, quindi se succede un declassamento di questo tipo, ovviamente il tuo strumento, il tuo fondo, che ha dentro questi strumenti qui, che vengono declassificati a junk, subisce un colpo spaventoso. Perché? Perché tutti sono praticamente obbligati a venderli. Però, ecco, insomma, a parte questo spunto a grandi linee che ti ho appena dato, soprassediamo sul rating, per quanto sia importantissimo per obbligazioni singole, eccetera. Ci concentriamo però come ultima cosa sull'hedging. In questo caso l'hedging non è un male. Con le azioni l'hedging è sempre male. Perché? Perché il rischio di valuta, se io ho delle multinazionali, è già protetto grazie al fatto che queste multinazionali trattino diverse valute. Perché? Perché vendono prodotti in diverse valute. Diverso discorso le obbligazioni. Qui il mio obiettivo, che è quello che comanda, è di ridurre la volatilità complessiva del portafoglio. Quindi metto dentro obbligazioni, non ho idea del perché qui siano state scelte proprio i paesi emergenti che perdono questo obiettivo un pochino, non del tutto, ma l'hedging, dico, va bene, poi dovremo capire un attimo in che valuta è, presumo in euro.
Ma l'hedging va bene, perché? Perché io voglio stare tranquillo, quindi sacrifico una parte di rendimento, perché l'hedging lo pago, io ho il 100% di probabilità di pagarlo l'hedging, perché è un servizio aggiuntivo, diciamo, ma in cambio il mercato, lo strumento, mi dà un'ulteriore riduzione della volatilità, che è esattamente ciò che io voglio raggiungere con le obbligazioni. Quindi bene il fatto che ci sia l'hedging, non bene il fatto che io abbia solamente obbligazioni di paesi emergenti, che avendo un rischio maggiore mi danno una remunerazione maggiore, ok? Quindi su questo siamo tutti d'accordo, ma io non voglio la remunerazione maggiore se ho dei bond, io vorrei proteggermi dalla volatilità. Invece cosa faccio? Mi ci espongo un pochino ulteriormente, quindi strumento che se potessi entrare nel merito probabilmente massacrerei molto più duramente, ma rimanendo nell'ottica dell'analisi teorica generica, comunque non ha alcun senso d'esistere. Passiamo all'unico forse strumento che di questo portafoglio mi piace, cioè un classico VVCE, cioè azionariato globale ad accumulazione, ecco. Qual è il bello di questo strumento? Allora, intanto il costo. Come hai visto, Mario ha buttato dentro una grande parte di VVCE, fortunatamente. E diciamo, anche qua avevamo delle azioni con questo Eurizon, che comunque pesa parecchio per il suo portafoglio. E mi piace sotto tanti punti di vista, poi magari non è lo strumento migliore per quello che Mario Rossi voleva fare, ma lo vediamo fra un attimo e comunque la risposta non ce l'avremo mai, perché Mario Rossi non mi ha fatto il questionario MiFID, Mario Rossi non mi ha detto che tipo di contratto ha, Mario Rossi non mi ha detto se è sposato, Mario Rossi non mi ha detto se si vuole sposare. Io non so se Mario Rossi ha 15 case o 0, pur vivendo in affitto, perché non è detto. Ci sono persone che vivono in affitto per motivi lavorativi, però a casa loro hanno le case di proprietà. Quindi vedi quante informazioni mi mancano. Io non potrò mai fare un video di analisi entrando nel merito e grazie al cielo, perché vuol dire che anche se mi impegnassi non potrei mai cadere in consulenza personalizzata. Quindi sono veramente libero di dirti la qualunque, però solamente per fare un po' di educazione finanziaria. Allora, dicevamo di VVCE, mi piace, perché mi piace? Beh, ripeto, non entrando nel merito, mi piace perché ha un costo molto basso, il TER in questo caso, costi di gestione, chiamiamoli così. 0,19, tu ti ricordi quando avevamo visto 1,7, 2,70 mi sembra, per il primo e il secondo fondo della banca, Eurizon e Arca. Qua siamo a 0,20, quindi completamente in tutta un'altra partita. Perché? Perché questo è uno strumento a replica passiva, non c'è un gestore che attivamente va a modificare la composizione. Qui ci sono delle regole e queste regole sono immutabili, quindi replica i titoli azionari dei paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. Punto. Ovviamente è una replica fisica ottimizzata barra a campionamento. Perché? Perché io non posso prendere, non so, le 100.000 aziende che esistono nel mondo e fare un fondo di questo tipo. Non potrei, o meglio posso anche, per carità. Però vado a farmi del male. Perché? Perché mi costerebbe tantissimo intanto avercele dentro, mi costerebbe tantissimo andare una volta al mese, una volta ogni 3 mesi, in questo caso una volta ogni 3 mesi, andare a ribilanciarle. E io poi so che matematicamente, statisticamente, il rendimento di questa cosa qua, che si chiama il mondo, io riesco comunque a replicarlo con un'incredibile precisione, pur utilizzando solamente una piccola parte delle prime componenti. Perché? Perché noi ragioniamo non in numero, non in numero di aziende, ragioniamo in capitalizzazione di mercato. Quindi queste aziende magari fanno, anzi senza il magari, fanno la maggior parte della capitalizzazione di mercato di quello che io vorrei replicare. Quindi qua c'è poco da dire. Questo a livello di costi, che è praticamente l'analisi che stiamo facendo, ripeto, è sicuramente uno degli strumenti migliori che ci sono nel portafoglio di Mario Rossi, per adesso il migliore. Poi passiamo a questo SVDA, che è azionariato globale tipo VVCE, ma dei soli paesi sviluppati. Guardalo qua. Andiamo sempre su Just ETF.
0,20% mi costa un cicino in più di VVCE, ma fa niente, siamo ancora nell'ottica del nulla. Di nuovo, ti ricordi 1,7% con il 2% di costi di rimborso? Ecco, qua non hai neanche i costi di rimborso, qui hai solamente il costo di gestione che all'anno è 0,20. Non è 1,7, non è 2,7, è 0,20. C'è un problema però, c'è un problema. Leggi, mi raccomando, sempre tutto bene quello che stai leggendo e non fraintendere, perché 23 paesi sviluppati di tutto il mondo. Mi mancano un po' di paesi, mi mancano tutti i paesi in via di sviluppo, gli emergenti. Quindi attenzione a dire compro SVDA perché ha reso di più VVCE, tanto sono la stessa cosa. Vabbè, parentesi, ha reso di più VVCE in questo caso. Quindi attenzione, perché sono due cose completamente diverse. Ok, ecco, storicamente ha reso di più SVDA, perché? Perché i paesi sviluppati, diciamo, sono un po' come i ricchi che saranno sempre più ricchi, ecco. Però non è detto che i ricchi saranno sempre più ricchi, quindi se io ho, per esempio, come Mario Rossi, un'ottica, un obiettivo a 20-25 anni, un orizzonte temporale così lungo, io non posso dire, ah ma no, ma nell'ultimo periodo sono andati più forti gli emergenti, ah ma no, sono andati più forti gli sviluppati. Non posso fare questo ragionamento, perché come hai visto qua, e mi ha fatto ridere questa cosa, nel breve periodo, a un anno, ha reso di più SVDA, i paesi sviluppati, però nella serie storica, scusami, ce la posso fare, nell'ultimo periodo ha reso di più VVCE, scusami, quindi il mondo, ma nella serie storica a rendere di più era stato SVDA. Quindi io cosa faccio se vado a scegliere o paesi sviluppati o paesi emergenti? Io vado a introdurre un qualcosa di soggettivo, cioè vado a dare la mia valutazione, vado a fare gestione attiva. È una cosa che statisticamente è perdente. Quindi se io ho un orizzonte temporale così lungo perché ho un obiettivo incredibilmente in là nel tempo, come Mario Rossi, io, tanto numero uno, che cosa voglio? Io voglio tranquillità, perché ogni volta che ribilancio, modifico il mio portafoglio, io spendo soldi. E non sto parlando dei 20 euro, 2 euro che mi costa per l'operazione di vendita, acquisto di ogni strumento per riportare il peso percentuale degli strumenti in linea con quella che era la mia idea di portafoglio, ma pago le tasse. Quindi, al di là del discorso dei rendimenti, okay, che io non posso prevedere, quindi se io non posso prevederli mi compro il mondo, non mi compro l'azionariato americano, l'azionariato europeo, no, io mi compro il mondo, in questo modo non sbaglio, perché se sbaglio vuol dire che stiamo andando male tutti, e se stiamo andando tutti male vuol dire che tutto sommato non potevo fare tanto meglio, a meno che, certo, non facciamo una guerra mondiale, il mondo si spacca in due e caspita, ho scelto di stare con la parte vincente o con quella perdente. Ovvio che in quel caso avrò un rendimento molto superiore o nell'altro un rendimento molto minore, ma io non lo posso sapere, quindi è un gioco che ha un valore atteso di 0, quindi mi compro sempre il mondo. E poi soprattutto se io evito di dover ribilanciare per porre rimedio ai miei errori di costruzione di portafoglio o ai miei errori del tentativo di prevedere il mercato, no? Fare market timing, arriva il Covid, vendiamo tutto, però io quando è che ricompro? Ah no, ma io ricompro quando ricomincia a salire, ma tu cosa ne sai di quando ricomincia a salire? Non lo puoi sapere. Puoi avere magari una mezza idea. Se tu ti perdi la parte iniziale di questa ripresa, tu ti mangi un sacco di rendimenti che alla fine ti fanno avere un bilancio peggiore di quello che avresti avuto rimanendo investito, anche e soprattutto perché non hai venduto, quindi non hai ammazzato il tuo capitale del 26% di tasse che invece hai dovuto dare subito, matematicamente, certamente, perché lo Stato giustamente le vuole. Quindi chiudiamo il capitolo SVDA con un ultimo ragionamento sul portafoglio di Mario Rossi. Mario Rossi ha già l'azionariato globale, sia sviluppati che emergenti. Per me non c'è motivo di andare a sovrappesare gli sviluppati. Hai già tutto il mondo. Perché? Perché vuoi scommettere un 10% in più sugli sviluppati? Perché pensi che andranno meglio in futuro? Può essere, può essere. Infatti storicamente questa è stata una scommessa buona.
Nel breve però ti esponi a della volatilità se perdi la scommessa, ma in ogni caso il valore atteso di questa operazione, cioè scommettere che andrà più forte o meno forte uno dei due mondi, diciamo, paesi sviluppati ed emergenti, ha il 50% di probabilità di accadere, quindi non ha alcun senso. Io mi sto esponendo a una serie di problemi ridicoli che magari non capiteranno mai, ma lo sto facendo in cambio di nulla, non ho una remunerazione nel fare questo. Quindi se io ho scelto WWCE, il mondo, perché è in linea con il mio portafoglio, i miei obiettivi, tutti i ragionamenti che ho fatto io, se non c'è un altro motivo altrettanto forte per dire ok, mi sbilancio su SVDA, cioè i paesi sviluppati, ma io non lo faccio, perché, ripeti com'è, non hai nessun guadagno da prendere, hai solamente una serie di dubbi, incertezze, potenziali problemi che ti potresti tirare addosso. Quindi concludiamo con una parte che di nuovo non è un errore, ma è una cosa terrificante che io vedo di continuo, cioè voci mix, cioè qua c'è scritto di tutto, oro, bitcoin, liquidi. Mario Rossi, io come faccio a esprimermi qua? Io non so quanto oro di questi 18.000 euro hai, non so quanti bitcoin hai, non so quanti liquidi hai di questi 18.000 euro. So solo che hai il 15% in queste asset class. Il problema è che io non so se tu hai 17.000 euro liquidi o se hai 17.000 euro in bitcoin e il restante nel resto. Quindi qui non ci si può proprio materialmente esprimere, se non magari dire che nel complesso un 15% potrebbe essere tanto se fosse tutto bitcoin, tutto oro o tutta liquidità. Però insomma io non approfondisco il discorso qui perché sfortunatamente lascia veramente il tempo che trova. Ti posso però dire, Mario Rossi, che tu sicuramente quantomeno dovresti avere un fondo di emergenza che ti copra dalle 3 alle 12 mensilità. Ricordati, il fondo di emergenza ti copre per le emergenze, non per le spese previste. Se tu fra 3 mesi devi imbiancare casa, ti servono 3.000 euro, il fondo di emergenza non è per quello, perché tu lo sapevi che dovevi dipingere casa. Il fondo di emergenza è per i 3.000 euro perché devi rifare il dente perché l'hai spaccato mangiando delle mandorle a Natale. Quella è un'emergenza, non l'hai prevista. Se è prevista, non è un'emergenza. Quindi venderai per le spese previste dal tuo portafoglio. Per le emergenze devi averlo questo fondo e io qua non lo vedo, a meno che questi 17 o di tutti i 18.000 euro praticamente non siano di liquidi. Sicuramente l'oro e Bitcoin, soprattutto per carità del cielo, non sono gli strumenti giusti per costruire il fondo d'emergenza, quindi ecco, mi posso limitare a questo. Mario Rossi, che io non so quanto guadagni, perché qua non c'è scritto, visto? Questa è una cosa spaventosa che manca, ma tanti omettono, ma è la base. Io non so neanche dirti eventualmente quale, su questo esempio, potrebbe essere il tuo fondo d'emergenza, ma non dico ideale, ma comunque ragionevole. Quindi questa è, diciamo, la nostra prima analisi di portafoglio. Come visto è stato un discorso, lo ripeto ancora, molto da bar, molto colloquiale, molto manchevole di tutta una serie di informazioni veramente utili per andare a costruire un'analisi di portafoglio seria, ma sfortunatamente noi non possiamo fare più di così. Quindi io ti ringrazio. Se vuoi inviarmi dei portafogli fantasiosi, teorici, io assolutamente sarei felice di commentarli, mentre se invece vuoi un'analisi seria, ecco, come si deve professionale, beh, puoi sempre scrivermi e noi ci possiamo vedere in studio. Oppure ancora meglio, se preferisci, puoi entrare direttamente in gestione di portafoglio, perché io non so poi quale tipo di portafoglio tu hai, ma generalmente il costo in gestione di portafoglio è dell'1%, mentre l'analisi parte dai 2.000 euro. Quindi se hai un portafoglio piccolo ti conviene di solito entrare direttamente in gestione, dove facciamo sia l'analisi che poi hai tutto l'anno di servizio. Di nuovo io ti ringrazio, spero che questo video ti sia stato utile. Se hai delle domande lasciamele nei commenti, almeno cerchiamo di approfondire il discorso di Mario Rossi e vediamo se sorgono altre informazioni utili che potremmo lasciare a chi sta leggendo i commenti di questo video. Di nuovo ti ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!